Buongiorno a tutti, io oggi qui rappresento MCN, siamo un'azienda made in Bergamo, possiamo dirlo, più che made in Italy, è un'azienda da sempre noi ci siamo occupati di sicurezza perché produciamo tra le attrezzature più pericolose che ci sono nelle autofficine, quindi noi produciamo ponti sollevatori sia per auto che per truck e nella fase di progettazione sicuramente la sicurezza è sempre stata una priorità. Come ci anticipava, effettivamente noi questo grande orgoglio del Made in Italy lo abbiamo avuto recentemente perché è stata riscritta, riaggiornata la nuova direttiva macchine a livello europeo e siamo stati come produttori italiani tra i principali consulenti per riscrivere queste norme. Perché? Perché la nostra sempre maggiore attenzione nella nostra storia verso la sicurezza è diventato una sorta di brand legato appunto al Made in Italy. In questo caso devo dire che abbiamo contribuito a riscrivere delle normative molto più restrittive rispetto a quelle precedenti che garantiscono una serie di, diciamo di termini di confronto che permettano poi a qualsiasi produttore o esportatore che esporta in Europa di avere delle caratteristiche di sicurezza. Quelle che per noi erano già assodate ma che a livello europeo non erano ancora state acquisite, quindi si parla di reversibilità del carico, si parla di strutture, di blocchi, bracci fatti in modo tale che non ci siano possibilità di errore nel carico dei mezzi. Si tratta anche di avvertimenti sonori nella parte terminale della discesa del ponte che determina appunto una sicurezza da parte degli operatori, determina anche un controllo remoto del ponte sollevatore per manutenzioni periodiche piuttosto che riparazioni predittive. Ecco, tutto questo è motivo di grande orgoglio da parte nostra e devo dire la verità che questo tema della sicurezza noi lo sentiamo in modo molto importante, ma che io ritengo nasca dalla fase di ricerca e sviluppo. Com'è che faccio a costruire un prodotto sicuro? Il prodotto sicuro parte dalla ricerca e sviluppo nelle nostre aziende. Questa ricerca e sviluppo che inizia con i nostri ingegneri e poi durante le fasi di processo c'è un'interazione con tutto quello che è il territorio, che oggi qui ho sentito magari parlare un po' poco, ma noi abbiamo uno sviluppo molto forte sul territorio, quindi iniziamo a processare un nuovo progetto, interagiamo direttamente con quelli che possono essere i designer, che possono essere gli ingegneri strutturali, che saranno quelli che poi ci aiuteranno a sviluppare un prodotto di estrema qualità e di estrema sicurezza. Ecco, tutto questo processo credo che debba essere posto in massima attenzione perché non è che parliamo solo di sicurezza di prodotto, che è sicuramente prioritaria, ma parliamo anche di sicurezza ambientale, parliamo anche di sicurezza sociale. Sicurezza ambientale vuol dire che io quando vado ad approntare un nuovo processo produttivo tengo in considerazione anche l'utilizzo di pannelli solari nei nostri stabilimenti produttivi, tengo in considerazione il reperimento delle materie prime, tengo in considerazione di non avere quei trasporti e quegli impatti che significa per materiale di importazione. Trasportare da Brescia a Bergamo non è la stessa cosa che trasportare dall'altra parte del mondo in Italia, quindi c'è un impatto a livello di impronta ecologica completamente diversa e una crescita del territorio, che è la vera grande ricchezza. Ricordo che produrre in Italia significa che è vietato il lavoro minorile, che noi diamo per scontato, ma importando da altre parti del mondo questa cosa non è così banale. Quindi significa divieto di lavoro minorile, significa parità di genere significa rispetto dei diversamente abili che sono inseriti all'interno dei nostri cicli produttivi. Ecco, credo che tutto questo sia la vera espressione del Made in Italy, la vera responsabilità che noi abbiamo verso il nostro territorio soprattutto. Noi poi metto come nota a margine, OMCN è un'azienda
femminile, no? Anche se siamo in un settore non particolarmente diciamo che vede molta presenza femminile, però abbiamo tanta attenzione a quella che è il territorio. A molte io dico sempre che OMCN è nata e il paese è nato intorno alla nostra azienda, quindi questa grande attenzione sul territorio, la grande attenzione sulla alta qualità del prodotto deve essere a mio avviso difesa. Deve essere a mio avviso difesa perché? Perché oggi noi vediamo anche nel nostro settore del Made in Italy che ricordiamo è possibile effettuare semplicemente cambiando la voce doganale. Quindi io posso tranquillamente importare un prodotto semilavorato che viene da altri paesi, lo importo, a questo punto faccio meramente un'operazione di verniciatura e di un minimo assemblamento di alcune parti e in questo momento posso mettere l'etichetta Made in Italy. Ecco, capite la grande differenza, perché mentre nel primo caso il nostro know-how, lo citava il mio predecessore, il nostro know-how che è il vero grande valore di questa azienda, è probabilmente esportato all'estero, vengono dati progetti all'estero, prodotti all'estero, sicuramente con un dumping di prezzo importante, ma che non accresce il nostro Stato e la nostra società. Quindi questo discorso della sicurezza secondo me è assolutamente importante e non secondario. E la tutela delle nostre piccole e medie imprese che danno grande valore, che devo dire in tanti sponsorizziamo, bisogna che ci sia un supporto importante di riconoscimento del prodotto. È ovvio che oggi più che mai il Made in Italy è Made in Italy di alta qualità. Ormai già la fascia media comincia ad avere difficoltà nel proporsi sul mercato. Quindi dobbiamo elevare i nostri standard e contribuire a quello che è il nostro brand, che è un brand molto molto importante di riconoscimento mondiale. Io sarò molto rapida, credo che il cuore del discorso sia proprio questo, cioè dell'investire nel nostro territorio e nelle persone che ci lavorano. È ovvio che la sicurezza significa la sicurezza anche degli operatori, ma per poter arrivare a questo tutta la filiera deve essere in linea con questo progetto. Ecco.